Ciao ragazze mie e ragazzi miei e bentornati sul mio canale. Allora, cosa comporta questo ingresso di Plutone in Acquario per le fiamme gemelle? Andremo ad analizzare sia la realtà fattiva che a livello proprio di espansione della coscienza. Sappiamo che abbiamo capito, stiamo capendo che la fiamma gemella è l'amore viscerale che inizi a provare per il tuo sé superiore. Come vi ho spiegato nel video attivazione immediata della fiamma alchimia superior, va bene? Dove vi ho spiegato, vi ho dato quelle frasi potentissime che ha portato testimonianza alla nostra sorella di aver manifestato un amore pazzesco, meraviglioso, mentre stava manifestando un'altra persona, cioè è l'amore che ha sempre voluto, ok? Quindi vi invito a riguardare quel video, Alchimia Superior, attivazione immediata della fiamma. Abbiamo capito che l'amore di fiamma gemella è l'amore viscerale che tu inizi a provare per il tuo sé superiore. Perché la controparte ti manifesta tutta l'ombra, cioè il tuo esatto opposto, che è complementare, cioè proprio yin e yang. Sapete il simbolino yin e yang, no? Il nero e il bianco. Ok, quella è la fiamma gemella. Quindi non mi dilungo sulla descrizione della fiamma gemella perché tutti abbiamo la nostra controparte fiamminica, soprattutto tutti coloro che si sono risvegliati, perché al grado evolutivo a cui sei giunto, corrisponde una persona al grado evolutivo uguale a te. Quindi fiamma gemella, e siccome siamo in un passaggio epocale della storia dell'uomo, è imperativo che la sanità psicospirituale si manifesti anche nella sanità relazionale. E qui sanità, più o meno, detto più o meno. E quindi anche la santità, cioè la sacralità del come abbiamo iniziato ad amare visceralmente la nostra essenza, per forza l'esempio esterno deve essere la sacralità di un rapporto con un'altra persona che ha a che fare, che ha la stessa frequenza vibrazionale. Quindi ci arrivi per logica. Se la legge dello specchio, la realtà esterna corrisponde alla tua interiorità, nella misura in cui ti sei espansa in coscienza, non può arrivarti una persona non al tuo livello di coscienza. E siccome i risvegliati hanno una certa frequenza, arriverà o c'è già o si sta formando la controparte della stessa frequenza. Quindi andiamo ad analizzare, siccome le fiamme gemelle, come ci insegnano i lemuriani, questo sto entrando in una zona adesso, vabbè, poi faremo un podcast sui lemuriani, e siccome io sono connessa con quei maestri, con più maestri, ma soprattutto con i 12, ecco, allora, il senso qual è? I lemuriani ci insegnano proprio questo. Tutti coloro che hanno un'espansione di coscienza hanno il sacrosanto dovere di manifestare questo amore viscerale per la propria fiamma gemella interna, per il proprio sé superiore, e quindi si manifesta la controparte esterna con la fiamma gemella. Ok. Dove non ci sono più ombre. È un discorso delicatissimo, non entro nel merito, altrimenti mi perdo nei discorsi. Voglio andare a vedere cosa comporta questo Plutone in Acquario, che è alla base abbattimento del conformismo, manifestazione dell'essenza vera. Essenza vera cosa vuol dire? Integrazione delle proprie polarità interne e gioia nell'essere. Quindi di conseguenza la fiamma gemella che ci ha fatto vedere nei momenti di andirivieni, di forte dolore, ha fatto scavare nelle nostre ferite, iniziando ad accogliere la nostra bambina interiore, iniziando ad amarci, a coccolarci, a volerci bene. Andiamo a vedere con questo Plutone in Acquario, che è proprio la manifestazione dei sani confini. Relazioni integre cosa vuol dire? Questo è il mio spazio, questo è il tuo spazio, io condivido con te, e 1 più 1 3, cioè non sovrasto il tuo spazio, non sovrasti il mio spazio,
viaggiamo in modo integro e sano con le nostre individualità, laddove non si è l'uno la stampella dell'altra, ma si è due mele intere che viaggiano su un percorso, sono due rette parallele che non si incontrano mai, cioè non è giusto forse dire, però sono due rette parallele sulla stessa frequenza che non sovrastano l'una con l'altra, mi spiego? Ok. Quindi, detto questo, io voglio andare a mettere subito scusami, le carte di Sephirion, che contiene la fiamma gemella degli Angelion, su di lui e su di lei. Quindi questo è un video che possono guardare tutti, perché tutti i risvegliati hanno la controparte fiamminica. Va bene? Ok. Andiamo a vedere adesso, quindi, andiamo a vedere cosa comporta l'entrata di Plutone in Acquario per l'amore della fiamma gemella. Andiamo a vedere lui, divino maschile, e poi lei, divino femminile. Allora, mettiamo una carta sul divino maschile, una carta sul divino femminile e andiamo a vedere cosa comporta questa entrata di Plutone in Acquario. Andiamo a vedere prima di tutto l'energia femminile. Trasformazione senza nome. Astieniti da giudizi ed etichette. Io non ci posso credere. È quello che vi ho detto anche nel nostro Lui Lei di questa settimana, che vi dico sempre: non giudicate, non mettete etichette, non definire. Trasformazione senza nome. Per il divino femminile sta avvenendo una trasformazione a cui viene chiesto di non dare un'etichetta, non giudicare, non pensare, cioè non è che non pensare, non aggrapparti col pensiero dei concetti, non aggrapparti al concetto stesso della fiamma gemella fuori, non ti aggrappare a questo concetto, aggrappati soltanto all'amore viscerale per il tuo sé superiore. Basta. Tutto ciò che vedi all'esterno, tutto ciò che senti all'interno, si sta avvenendo un processo di trasformazione. Non giudicare, non mettere etichette, perché è tutto in transizione. Non definire niente. Ok. Andiamo a vedere la fiamma maschile come sta. Signore. Sacra unione, ierogramma interiore, nozze alchemiche. È uscita una delle 3 carte delle fiamme gemelle sul divino maschile. Questo è proprio l'inizio della nuova era. Se notate, hanno gli stessi colori queste carte. Allora, Sacra Unione, ierogramma interiore, nozze alchemiche. Il divino maschile compie con l'entrata di Plutone la Sacra Unione con la sua fiamma gemella. Mi sta lasciando un po' di stucco questa carta, cioè proprio quello che volevamo, insomma. Sì, allora, il maschile, cioè la parte uomo, può essere anche una donna che scappa al divino ed essere con l'energia mascolina, sta sentendo l'unione con la sua fiamma gemella e quindi ha risolto la fuga, ha risolto come dire, ha integrato in sé i meccanismi di rivalsa, i meccanismi egoici, e prova un amore viscerale per la sua fiamma, la controparte fiamminica. Quindi, ma soprattutto un amore viscerale per il suo sé superiore. Ullala. Mamma che carte, ragazze. Io adesso voglio andare a vedere subito. Beh, vabbè, i lemuriani l'avevano già preannunciato comunque. Ok. Voglio andare a vedere che tipo di archetipo viene integrato con l'entrata di Plutone in Acquario. Che tipo di archetipo viene integrato nel femminile. Non dando etichette, non giudicando, non definendo. Che tipo di archetipo viene integrato per il femminile? La distruzione. Bellissimo. Bellissimo. La consapevolezza che per erigere il nuovo, sta avvenendo una distruzione del vecchio. E quindi non giudica, non dà etichette, perché non si è costruito un palazzo. Sta avvenendo la distruzione del vecchio su cui poi si può costruire. Va bene?
dietro a quello che potenzialmente è distruttivo, preparati per una nuova vita. Quindi non date giudizi, non date etichette, perché nella fase distruttiva, Plutone in Acquario distrugge il conformismo, distrugge i concetti che non sussistono più all'evoluzione, distrugge i concetti delle vecchie etichette. Anche l'etichetta dell'amore stesso, di come deve essere una relazione di coppia, viene distrutta, perché è sulla base di vecchie credenze. Ok, andiamo a vedere che archetipo con questa sacra unione per la fiamma maschile, per favore, viene integrata. Bambino orfano, non si sente più solo. Questa carta è uscita pure a lui Lady di questa settimana. Bambino orfano. Ha integrato l'archetipo della vittima e anche del fatto di sentirsi solo e quindi andare a coprire i vuoti con distrazioni. Ha integrato il fatto che non copre più i suoi vuoti con delle distrazioni, bensì accoglie il proprio bambino interiore, che è l'inizio di tutte le ferite, no? E qua c'è le nozze alchemiche che sono proprio il senso dell'integrazione perfetta di maschile e femminile, ognuno a livello di coscienza diverso, Ok. Mi viene in mente, quando vi ho detto in un podcast, se lo ritrovo ve lo metto nell'info box in descrizione, quando l'amore, quando noi entriamo in relazione con qualcuno, noi diventiamo ministri di un qualcosa di meraviglioso, di sconosciuto, di sacro, chiamato amore. Qualcosa che non è razionalizzabile, ma è solo necessità di sentire, di vivere quella cosa, senza dare un nome. E allora il maschile qua sta integrando fortemente, l'ha integrato in questa settimana, il senso del bambino ferito, il bambino orfano, della vittima. E sapete che queste due energie coesistono all'interno di noi, no? In qualità di fiamme. E non diamo nessun nome, nessuna etichetta a quello che sta accadendo, amando, facendo l'amore con il nostro sé superiore. Scusate un attimo. E quindi stavamo dicendo, questi sono archetipi che coesistono all'interno di noi, femminile e maschile. Qua noi abbiamo iniziato a sentire il radicamento in noi stesse, perché il bambino orfano, che è colui che non si sente, non ha radicamento, no? Abbiamo iniziato a sentire così la nostra parte fiamminica, il radicamento in noi, primo chakra, carta rossa, il diritto a vivere, il diritto a essere e quindi anche a darci tutto ciò che possiamo aver delegato all'esterno, una necessità, quindi a darci amore, a darci compassione, a regalarci, a farci dei regali, a darci tutto quello che in tempi non sospetti delegavamo all'altro la responsabilità di farci. E questo comporta una adultità animica, un'adultità animica, una maturità animica che porta a realizzare una sanità psico-spirituale e anche dei rapporti sani, integri, laddove non si va a delegare all'esterno responsabilità alcuna della propria felicità o della propria mancanza di felicità. Ok. Mamma che bomba, ragazzi miei, già queste carte basterebbero a questo video, però io adesso vado nella... Andiamo ancora di più in profondità, ancora di più in profondità. E voglio vedere una cosa adesso. Io ci voglio mettere carta la chiara luce, carta delle ombre e carta della nigredo. Siccome le fiamme gemelle sono un organismo unico, ma come tutte le relazioni, no? Però le fiamme gemelle portano proprio come si dice, alla potenza questo concetto. Allora io voglio vedere quale regno esce. Quale regno esce rispetto a quello che abbiamo appena detto? Regno delle ombre, regno della chiara luce, regno gregorico. Quale regno esce rispetto a quello che abbiamo detto?
grazie a cosa si compie quello che abbiamo appena detto? No, vediamo se salta meglio. Quale carta esce? In quale regno ci troviamo? In quale regno si trovano le fiamme? In quale regno si trovano le fiamme con questa entrata di Plutone? Con questa entrata di Plutone, in quale regno si trovano le fiamme? Eccola qua, vediamo. Ah, il regno egregorico. Qua abbiamo paure e condizionamenti. Paure e condizionamenti che vengono alla luce, l'abbiamo visto anche nel nostro lui-lei, dove ci sono maschere che cadono, ipocrisia, manipolazione, dove l'ego spara gli ultimi colpi, le ultime cartucce, affinché si possa palesare finalmente un'interezza e un'integrità. Sono curiosissima di vedere qual è la carta relativa al regno delle ombre. Scusami, al regno egregorico. Vediamo un po' qual è la carta relativa al regno egregorico. Ok, allora andiamo a vedere qual è la carta relativa al regno egregorico per entrambe le fiamme. Grazie a quale paura o egregora negativa si raggiunge la sacra unione interna e si distrugge questa egregora qui. Qual è l'egregora quindi che viene distrutta? Grazie alla quale si compie questa integrazione. Quale egregora viene distrutta grazie alla quale si compie questa integrazione epocale? Vediamo quale egregora viene distrutta con questa prima entrata di Plutone in Acquario. Quale egregora viene... Eccola, la sprovvedutezza, è uscita saltando. Allora, sprovvedutezza, osserva attentamente la situazione e smaschera la menzogna. È bellissimo. Allora, come abbiamo visto nel video di Plutone in Acquario, dove quello che integriamo è la conoscenza rispetto all'ignoranza, riguardatevi quel video, vi ho suggerito di mettervelo tra i preferiti per riguardarvelo più volte, di salvarvelo, il messaggio canalizzato dai maestri rispetto a Plutone in Acquario. Allora, qual è l'egregora che viene distrutta? L'egregora dell'ignoranza rispetto alle menzogne. Quindi, allora, qua c'è un Pinocchio, un burattino, che manipola il nostro ego. Quindi abbiamo capito, cioè meglio scusa, che manipola noi, la nostra essenza. Questo burattino che ci ha dominato è l'ego. L'ego è un insieme di condizionamenti e di automatismi. Abbiamo capito, l'egregora che viene distrutta è quella degli automatismi, cioè di pensare male se l'altro non mi chiama o se l'altro chissà che cosa sta pensando, se l'altro è quella persona o quell'altra persona, che cosa sta facendo, ok, tutto quello che è relativo a un automatismo dell'ego che è progettato per la sopravvivenza, quindi questo è mio, non si tocca, ok, distruggiamo quell'automatismo lì. Smascheriamo questo automatismo qui. E quindi il senso proprio dell'aver delegato all'ego la responsabilità della nostra felicità o della nostra infelicità. Quindi abbiamo capito che siamo noi i responsabili. Siamo noi che proiettiamo all'esterno circostanze negative comandati dall'ego. Quindi cosa smascheriamo? La menzogna che siamo stati gestiti da un automatismo. Ripeto, l'ego è una coltre di automatismi, un serbatoio di automatismi, credenze limitanti che ci vengono dal sistema, dalla nascita, già nella pancia, quando siamo proprio in stato prenatale, ma anche forme pensiero di altre vite. Come vi ho spiegato nel video sulle forme pensiero, che non muoiono le forme pensiero, si staccano, non diventano deboli se non gli diamo importanza, però quelle stesse forme pensiero potrebbero essere colte da qualcun altro che ripete il ciclo. Ok, è un discorso più ampio, ve l'ho spiegato in quel video. Quindi non siamo più sprovveduti rispetto a cosa? Alle credenze limitanti dell'ego. Ne voglio mettere un'altra ancora. Quale altra? Io ne voglio mettere 3. Allora, quale altra egregora limitante andiamo a distruggere? E soprattutto non siamo soli, siamo guidati dal sé superiore, ok.
Quale altra egregora andiamo a distruggere affinché si compia la sacra unione? La presunzione. Dice, e quindi credi di aver capito tutto? Non hai esplorato, solo rassicurazioni cercavi. Ok. Allora, sapete quando cerchiamo rassicurazioni? È l'ego che cerca rassicurazioni, perché l'ego ha paura di morire, non l'anima. Quindi abbiamo integrato il fatto di... e quella paura dell'ego ci ha fatto essere anche presuntuose a volte, presuntuosi, ho capito tutto, o anche rispetto a una situazione, no, non hai capito niente, perché dietro la manifestazione della realtà 3D c'è un programma ben orchestrato nell'invisibile. Se tale programma orchestrato nell'invisibile è frutto delle tue paure, si manifesterà una realtà disastrosa. Se è frutto delle tue credenze positive, una realtà di successo. Quindi, cosa abbiamo integrato? Il fatto di aver presunto di sapere partendo da credenze limitanti, partendo da una coscienza limitata dalle sue paure. Quindi abbiamo presunto di sapere le cose partendo da una coscienza che era limitata dalle nostre paure. Ok? Andiamo a vederne un'altra. Quale altra carta andiamo, scusami, quale altra egregora limitante negativa distruggiamo per giungere allo ierogramma interiore, cioè la Sacra Unione? L'insicurezza. Chi è insicuro? L'ego, perché è progettato per la sopravvivenza. Fatti valere e sii sicuro di te stesso. Superiamo l'insicurezza, iniziamo a manifestare il coraggio. Coraggio, come vi dico sempre, viene dal latino cor cordis, cor abeo, che significa avere cuore. Avere cuore significa coraggio. Io sento di essere quello che sono, ho capito di essere Dio. La presunzione delle mie vecchie credenze è stata abbattuta. Adesso io ho la sicurezza di farmi valere con coraggio. E quindi, rispetto al maschile e femminile, cosa sta avvenendo a livello di fiamme gemelle? Abbiamo capito che nella relazione di coppia eravamo gestiti da vecchie credenze e dall'ego, quindi tu sei mio, io sono tua, non ti muovere da qua, paure, gelosie. Abbiamo capito che siamo noi a creare la realtà, in base alle nostre credenze limitanti che ci vengono dall'infanzia in qualità di bagaglio karmico da evolvere per integrare i doni spirituali. Ok. Pensavamo di sapere quando eravamo nella coscienza limitante, quando eravamo in una coscienza più limitata, scusami, ma non sapevamo proprio un bel niente, perché i giochi si fanno nell'invisibile, l'invisibile è il tuo sé superiore. Ok. Cosa sta avvenendo quindi tra le fiamme gemelle? Che si trova il coraggio di essere la vera essenza. Non si è più insicuri rispetto a ciò che si sente e quindi si palesano all'esterno delle verità agghiaccianti per l'ego e delle verità straordinarie per l'anima. L'anima non ha paura di morire, l'anima è immortale. Noi abbiamo un'unica vita e tante incarnazioni. Quindi, sulla base di questo, noi ci abbiamo fatto l'esperienza di questo sentire e allora ci facciamo valere con coraggio laddove dobbiamo distruggere per costruire delle solide fondamenta, ok? Affinché all'esterno noi possiamo sopravvivere in modo esemplare, autonomamente, perché siamo incarnazione della nostra anima, di Dio, del sé superiore. E quindi non c'è più una relazione zoppicante, io sono la tua stampella, tu sei la mia stampella, ci sono relazioni integre perché abbiamo capito tutto questo. E quindi a livello di fiamme gemelle si palesa questo tipo di adempimento. Ok. Ok. Detto questo, ragazze mie, ragazzi, andiamo a vedere, ci facciamo adesso con i tarocchi. Tu stai riprendendo? Sì, c'è una luce pazzesca, ragazzi miei. Forse non state vedendo bene, ma la metto questa di qua. Ok, aspettate perché. Vediamo, così, no. Vediamo un po' se si vede. Ok, così si vede meglio. Ok. Allora, andiamo a vedere
mettiamo prima di tutto qua c'è una carta in più. Allora, mettiamo prima di tutto l'energia del divino femminile. L'energia del divino femminile. Cosa succede al divino femminile in amore con questa entrata di Plutone? Re di spade, la torre, non ci posso credere, guarda, distruzione, la torre, ok, e il 5 di denari. Lei sta facendo terra bruciata del vecchio. Qua allora mi dice che si è rotta la situazione con un maschile perché non si sentiva, perché è come se mi stanno parlando di una situazione che si è distrutta o per aver scoperto altre situazioni oppure distrutta con un maschile che non era alla sua altezza. Ok? Non sta dando un nome, ricordatevi qua non date un nome. È come se in questo momento, perché ho detto un maschile? Perché ci potevano essere anche situazioni karmiche tra molte fiamme gemelle femminili. Quindi qua stiamo vivendo una situazione di totale distruzione del vecchio, distruzione di ciò che sento che non è più per me, distruzione di tutto questo, e sta vivendo con un maschile a livello sensoriale, può essere una karmica con la stessa sua fiamma gemella, una sensazione di distruzione. Ok. Forse c'è stata una rottura repentina con la fiamma gemella, una sensazione di distruzione, qualcosa proprio si è rotto per la freddezza. Ok, andiamo a vedere andiamo a vedere, o c'è stata una discussione forte. Vediamo un po' la fiamma gemella maschile nei confronti della fiamma gemella femminile. Regina di bastoni, 2 di denari, il re di coppe. La fiamma maschile è innamoratissimo della fiamma femminile. Gli piace tantissimo, la fa impazzire proprio a livello proprio di passione, passionalità, sessualità, ma c'è amore. E c'è un 2 di denari qua, nel senso che devo fare adesso? Qua con il re di coppe mi dice che è pronto a manifestare dei sentimenti che nemmeno lui si dava conto di avere. È innamoratissimo, è pazzo di lei, della fiamma femminile. E il 2 di denari qua mi sta parlando o che ci potevano essere due donne, o però è innamorato di lei, cioè qua c'è il re di coppe ed è pronto a manifestarlo, oppure un po' di mancanza di equilibrio rispetto a questa sensazione o dei dubbi rispetto a cosa deve fare, però li può aver avuti perché il re di coppe qua mi dice che emozionalmente è stato molto provato, può aver trattenuto le proprie emozioni, le può stare trattenendo le proprie emozioni, ma è pronto a manifestarle. Qua abbiamo forti segni d'aria, d'acqua e di fuoco. Ok. Adesso voglio andare a mettere qua 3 carte. Sì, qua c'è un 5 di coppe. Vedo un lui molto molto pentito. Ecco perché bambino orfano, cioè si sente solo senza la controparte femminile. Sta avvenendo grazie a una distruzione interna delle vecchie credenze le nozze alchemiche. Perché ricordiamo, la fiamma femminile non sei solo tu che stai guardando. E anche lui, la sua parte femminile interna. La sua parte femminile interna sta assistendo a una distruzione del vecchio concetto del femminile. Il vecchio concetto del femminile implicava la mancanza di empatia verso l'invisibile, verso la magia della vita. Come vi ho detto anche nel video lui-lei di questa settimana, l'uomo è stato istruito a non piangere, non commuoversi, essere non empatico, ok, quindi trattenendo le proprie emozioni e tutto questo. Quindi questa parte femminile del concetto che l'uomo deve essere un certo tipo, forte, determinato, a non piangere, essere inflessibile, ok, si sta distruggendo questo concetto, il femminile è tutt'altro, ok? Quindi andiamo a vedere adesso cosa accade
con questa entrata di Plutone, energia definitiva finale tra lei e lui, con questa prima entrata di Plutone in questa settimana. Otto di coppe, 9 di spade, wow, il 10 di coppe, qua c'è una bellissima energia che mi parla di un cambio che arriva, che porta a una riconciliazione, un amore, 10 di coppe, l'abbracciarsi, il volersi bene prima di amarsi. Il volersi bene ha a che fare con la fiducia animica. Qua io vedo amore, riconciliazione, assolutamente. E questo 9 di spade ha a che fare con le preoccupazioni inerenti a questo cambio di entrambe le parti, che vengono però risolte perché c'è un bellissimo 10 di coppe qua. Assolutamente una stesa bellissima. Una stesa bellissima. Quindi qua vediamo che effettivamente il maschile palesa al femminile l'amore incondizionato di questo 10 di coppe e c'è una bellissima sensazione di pace. Sì. È possibile che molti femminili siano arrabbiati col maschile, molti femminili abbiano mandato a benedire il maschile, si trovino adesso in questa settimana dove lui manifesta i sentimenti in una situazione di aspetta un attimo, vediamo, le preoccupazioni sono del femminile, però io vedo col 3 di coppe, la carta finale di entrambi, col 10 di coppe, che è la carta finale di entrambi, che c'è una bellissima sensazione di amore, di riconciliazione, assolutamente sì. Assolutamente sì, guarda, c'è un 2 di coppe qua pure, Qua c'è proprio l'amore, il carro, avanzamento, imperatrice, divino femminile. C'è una riconciliazione a tutto tondo, a tutti gli effetti, un amore proprio che torna veramente a splendere. Bellissima questa cosa. Voglio chiarire con gli altri tarocchi adesso questa carta qui, alcune carte un po' particolari. Allora, chiariamo questo 5 di denari. Questo 5 di denari. Chiariamo questo 5 di denari. Il 9 di spade, vedi? Qua la vedo lei preoccupata per una situazione grave che è successa con lui. 8 di spade, che l'ha fatta sentire frustrata all'interno, ok. Vediamo adesso questo cambio di cosa parla l'8 di coppe, ancora nello specifico. La ruota, cambio, un cambio del destino dalla tua parte, dalla parte delle fiamme, 9 di spade, 10 di bastoni, le preoccupazioni che hanno reso la situazione molto pesante vengono eluse definitivamente. Vediamo questo 10 di coppe. 4 di spade, laddove c'era un fermo, un silenzio, un no contact, viene eluso, non ci sarà più. C'è una situazione di pace, di armonia ritrovata, di una sensazione meravigliosa. Datemene un'altra sul 10 di coppe. Il re di denari, qua vediamo una persona determinata che sa cosa vuole, molto seria, molto responsabile, che arriva con le idee molto chiare, una persona veramente di spessore. Qua abbiamo il 9 di coppe, qua abbiamo una persona che vuole stare bene con la sua controparte. E laddove ci sono state sensazioni in cui lei non si fidava di lui perché magari era una persona, l'aveva percepito come una persona più egoista o una persona con cui c'è stata una discussione, una rottura, qua viene tutto il contrario. Forti segni di terra, Toro, Vergine, Capricorno. E quindi ragazze mie, ragazzi, questo Plutone in Acquario porta una distruzione del vecchio modo di sentire il proprio femminile interno. Quindi che cosa vuol dire? Che cosa vuol dire questo nuovo modo di sentire il femminile interno? Affidarsi di più alla magia, all'invisibile, e questo porta all'esterno a fare azioni che parlano di unione. Quindi questo è anche, sono le tue azioni. Azioni che parlano di unione e di non separazione, non di separazione, ma di unione. Ok.
Andiamo a vedere adesso cosa ci dicono i nostri oracoli lui, lei impeccabili. Io voglio vedere con questa meravigliosa energia del 10 di coppe, con questo re di denari, quali sono le confessioni del divino maschile nei confronti del divino femminile. Quali sono le confessioni del divino maschile nei confronti del divino femminile. Da quando ti ho incontrata, mi sono reso conto che mai nessun'altra avrebbe più contato allo stesso modo per me. Qua mettono l'accento su chi ha una relazione con la propria fiamma e ci siano state due donne o due persone. Da quando ti ha incontrata, nessun'altra più avrebbe contato allo stesso modo. Ok, stanno mettendo l'accento su questo tipo di situazione. Andiamo ancora a vedere qual è la confessione. Ti prego, fallo ancora. Questa carta, ti prego, fallo ancora, ha a che fare con qualcosa, sia a livello fattivo, con qualcosa che tu fai, che a questa persona lo manda proprio in tilt, in positivo, un tuo modo di essere, un tuo modo di fare, un tuo atteggiamento particolare. E ti prego, fallo ancora, per molti di voi è che avete mandato a benedire la vostra concezione distorta di coppia. Ripeto, per molti di voi avete mandato a benedire la vostra concezione distorta di coppia. Che vuol dire concezione distorta di coppia? Una concezione che stavate mandando avanti per automatismo secondo delle credenze che vi venivano dai vostri genitori, dai vostri nonni, come è successo a tutti noi. Qua c'è distruzione sul femminile. Avete mandato a benedire distruggendo i vecchi concetti di come deve essere la donna o l'uomo all'interno di una relazione o come deve essere la coppia. Ok. Ancora andiamo a vedere qual è la confessione. Io farò con te una cosa che non ho mai fatto nella vita. Io farò con te una cosa che non ho mai fatto nella vita. Quindi quest'uomo o questa persona farà qualcosa che non ha mai fatto nella vita. E questo è a vari livelli, no? Perché chi è che fa qualcosa che non ha mai fatto nella vita? Quando si giunge a liberarsi di tutte le zavorre grazie a una distruzione che sta avvenendo interna. E qui non ci sono più freni rispetto al fare qualcosa che ti viene di intuito dal femminile, ma l'ego ti blocca la parte razionale. Quindi qua ci stanno palesando una persona che fa qualcosa che è spinta dal proprio sentire, dalla propria intuizione, non è più frenata dall'ego o dalla razionalità. Attenzione ragazze, perché questo che vi sto leggendo ha a che fare con voi. Ciò vuol dire che anche voi, perché la controparte fiamminica è la vostra interiorità, anche voi, libere e scevre da zavorre emozionali, animiche, di credenze limitanti, farete qualcosa che la vostra anima vi spinge a farlo e la vostra mente in passato, fino a qualche giorno fa magari, poteva bloccarvi. Farete qualcosa che ha a che fare col vostro coraggio. Ricordiamo qua, fatti valere, sii sicuro in te stesso. Va bene? E queste carte come si leggono su un altro livello? Rispetto oltre alla persona di interesse, no? La fiamma. Da quando ti ho incontrata mi sono reso conto che mai nessun'altra avrebbe più contato allo stesso modo per me. Tu, che stai guardando, da quando hai incontrato il tuo femminile, ti sei reso conto il tuo femminile interno che è unico e irripetibile e non è come tua madre, non è come tua nonna, non è come i tuoi avi. Il tuo femminile interno, se ti sei incarnata adesso, ha qualcosa in più. Quindi, da quando tu hai incontrato il tuo femminile interno, che tu sia uomo o donna, ti sei reso conto che nessun altro esempio a cui tu ti sei rifatto, poteva contare più per te. Cioè, soltanto tu sei importante. Sei un essere unico e irripetibile e nella misura in cui ti rendi conto di questo, ti rendi conto del ruolo che hai di essere una nota imprescindibile dell'armonia dell'universo. Ok?
Mamma ragazze mie, ragazzi, wow! Io non so, concluderei qui, forse, non lo so, mi sono già emozionata abbastanza. Guarda, metto gli Osho Zen. Sì, voglio mettere gli Osho Zen. Vediamo un po' cosa ci dicono rispetto a questo messaggio. Plutone in acquario per le fiamme gemelle. Plutone in acquario per le fiamme gemelle. Vediamo. Sperimentare. Aggrapparsi al passato. Vedi? Quello che la tua anima voleva sperimentare, l'ego non te lo faceva sperimentare perché ti faceva aggrappare al passato con le paure, i condizionamenti. Ok. Ancora. L'avventura, bellissimo, nuove opportunità rispetto a quello che abbiamo detto fino a questo momento. Cosa comporta? Cosa ci dicono gli Osho Zen? Sperimenta, tu fai come se le tue azioni nuove, tutto ciò che senti che ti viene dall'intuito, no? Sperimenta. L'ego ti può mettere un po' i bastoni tra le ruote, facendoti ricordare o facendoti fare dei ragionamenti che si basano sul passato, ma se a te viene un'intuizione, come vi ho spiegato nel video di Plutone, sia in quello di lui lei di questa settimana, quando ti viene un'intuizione tu sei contenta. Se tu quando ti viene un pensiero che è frutto di un ragionamento, non sei entusiasta. Quindi tu fai come se, come vi ho insegnato anche nel video, la chiave assoluta, l'arte del vivere, ok, fai come se. Cioè sperimentati in quell'intuizione, anche se puoi avere dei ragionamenti che ti fanno aggrappare al passato, che significa, ma se fai questa cosa, ma poi succede questo, come è successo anche quella volta, o come può succedere come quell'altra volta, o come è successo a quella persona, ferme, buttatevi, fatelo, l'avventura, addentratevi, qua c'è la figura di una bambina, di un bambino, addentratevi in questa nuova era che vi vuole con l'essenza coraggiosa con cui vi siete incarnate. Vi vuole maestre e maestri. Va bene? Questo non è soltanto rispetto a voi, ma anche rispetto alla controparte fiamminica. Va bene? Guarda, guarda che bella carta che c'è qua sotto. L'innocenza, qui c'è un signor anziano con la mantide qui. Questo è il sole degli Osho Zen. Questa è la ruota, il cambiamento, perché è arrivato un cambiamento che ti porta a essere saggia, con l'essenza del bambino che sperimenta. Però, a differenza di un bambino, tu hai la saggezza acquisita che la vita è in continuo mutamento. Ok? Wow, mamma mia. Vediamo un attimo la carta delle porte, l'oracolo delle porte, cosa ci dice, cosa comporta, quale porta si apre, Plutone in acquario per le fiamme gemelle. Quale porta si apre, Plutone in acquario? La porta d'estate, il grano è maturo. La porta d'estate mi parla del fatto che il grano è maturo per essere colto. Finalmente ci si riposa, relax rispetto agli inferni delle nostre zavorre emozionali. Il grano è maturo. Questa porta determina anche una relazione appassionata che arriva, molta sessualità, che è il fuoco alchemico, no? Molta sessualità anche. Un'altra? La porta di casa mi parla di una serenità finalmente raggiunta, ci si può godere finalmente l'un l'altra, ok. E la porta dell'acqua. Questo è un 2 di coppe di queste carte. Ci sono le due anfore, il 2 di coppe ha a che fare sia con la temperanza che col 2 di coppe questa carta. E quindi goditi finalmente questo amore. Finalmente ci si può rilassare, ci si parla con autenticità. La porta dell'acqua è proprio l'amore che torna a fluire grazie a tutto il lavoro che è stato fatto internamente, esternamente per manifestare una condivisione amorosa a partire dalla propria interezza, ossia dalla propria interiorità. Come vi dicevo da tempi non sospetti, dal primo video sulle fiamme gemelle, l'amore di fiamma gemella, che è un archetipo, cioè l'amore a cui tutti noi dobbiamo ambire, la relazione, non l'amore, scusatemi, la relazione di coppia a cui tutti noi dobbiamo ambire, sono due nove di denari insieme. Cioè due personalità integre in se stesse, dove l'uno apprezza l'altro nella totalità, perché ognuno di loro due ha apprezzato e amato
se stesso nella propria individualità, e quindi la controparte esterna non potrà fare altro che manifestare quello che tu pensi di te stesso e senti di te stesso. Va bene? Ok, ragazze mie, ragazzi, faccio l'ultima cosa. Prima di concludere, mettiamo questi bigliettini, se riesco a battere, vediamo. Parole chiave di Plutone in Acquario per le fiamme gemelle. Parole chiave di Plutone in Acquario per le fiamme gemelle. Non ci posso credere, sono saltate da sole. Maturazione, abbiamo appena detto prima, maturità, adultità animica. Maturazione, direzione, cioè non ci posso credere, 4 e 5 è uscito. Maturazione e direzione. Che le vostre azioni, pensieri, emozioni seguano la direzione della vostra maturità animica. Di quello che abbiamo detto, 2 9 di denari insieme, interezza, integrità, dove nessuno prevarica sull'altro, ma c'è un apprezzamento della propria essenza e di quella dell'altro. Mettiamone un'altra, 3 a chiusura, ora la prendo io però, aspetta. Non ci posso credere, il Dharma! E sul Dharma faccio una ola, standing ovation, mi sono alzata. Faccio una ola sul Dharma, ragazze mie. Che ti devo dire di più? Stiamo andando incontro al destino. Il Dharma significa che abbiamo integrato i doni del karma. L'abbiamo spratticato, ci siamo dimenate, ci siamo tutte insieme gli ultimi 3 anni, abbiamo combattuto insieme contro questi mostri invisibili che erano solo dentro di noi, e adesso che abbiamo integrato le lezioni spirituali del karma di tutti, non avete idea di quante vite, abbiamo finalmente maturato la direzione verso il nostro Dharma, verso il destino. Il Dharma cos'è? L'allineamento perfetto con i dettami della tua anima, del tuo sé superiore. E con questo, ragazze mie, io concludo. Mi sono fatta un bel bagno di gioia. Io gli faccio un grandissimo in bocca al lupo, sempre verso la luce, tutte unite, incorruttibili, indisturbate e indisturbati verso la nuova età dell'oro. Quindi, ragazze mie, ragazzi, vi abbraccio profondamente, noi ci vediamo alla prossima e come sempre, che Dio vi benedica. Mua.